Se sei qui è probabilmente perché stai cercando di risolvere un sintomo o forse una malattia o un malessere che hai e hai provato già di tutto, diete più o meno restrittive, disintossicazioni, integratori, regimi di stile di vita diverso, ma niente veramente aiuta, solo il 50% e poi torna indietro come prima o solo per un periodo di tempo. Non c'è mai veramente pace, non c'è mai un risultato duraturo e stabile e io so esattamente perché. E qui, in questa mappa della salute vera, ti spiegherò con una chiarezza talmente grande che quando finirò di presentarti questa mappa non potrai più vedere la tua salute, come gestirla, come l'avevi fatto finora. È un cambio di vita, letteralmente, quindi ascoltami attentamente, ok? Allora, inizia tutto dal capire un punto fondamentale. Nel corpo abbiamo due leve fondamentali. Tutti i sintomi, tutte le malattie, qualsiasi malessere è legato sempre e senza eccezioni a queste due leve fondamentali. Una si chiama microbiota. Il microbiota cos'è? È un insieme di miliardi di microrganismi che vivono nel nostro corpo, soprattutto nell'intestino grasso, e difendono il nostro corpo, stimolano il sistema immunitario, permettono la digestione, a produrre certe sostanze importanti, vitamine, eccetera, e quindi influiscono sul fegato, mitocondri, su tante cose. Perché? Perché abbiamo dentro di questi microrganismi che sono batteri, virus, funghi, archea, ne abbiamo più, numericamente parlando, più che cellule. Abbiamo 30.000 miliardi di cellule e di microrganismi ne abbiamo 39.000 miliardi. Ok? Quindi non possiamo ignorare questo dentro di noi, perché se lo ignoriamo, qualsiasi sostanza, dieta, trattamento che facciamo sarà inefficace, perché questo ha la supremazia. E senza ancora parlare di questo che è ancora più grosso, adesso ci arriviamo. Allora, praticamente siamo più un insieme di microrganismi che cellule umane, numericamente parlando, quindi fondamentale da tenere in considerazione. L'altra leva fondamentale si chiama mitocondri. I mitocondri sono piccoli organelli che sono dentro in quasi ogni cellula, che sono delle centraline energetiche, producono energia, ovvero la ATP, adenosina trifosfato, che è la nostra moneta biologica. Grazie a questo possiamo digerire, è come un direttore d'orchestra, decide le cellule se devono andare in apoptosi, quindi quanto durano, quando devono morire, rigenerarsi, gestiscono la comunicazione fra corpo e mente, danno energia a tutti i processi del corpo, organi interni, eccetera. Fondamentale, è il nostro motore energetico, se posso così dire, ma collabora costantemente col microbiota, e questo ve lo spiego man mano che andiamo dentro nella mappa. Il punto che volevo dirvi qui, che è affascinante e scioccante, è che abbiamo circa dai 2.000 ai 10.000 mitocondri in ogni cellula. Quindi per 30.000 miliardi di cellule, ripeto, come fai a credere o a sperare di guarire i tuoi sintomi se non usi, se non dai attenzione a due eserciti potentissimi, più potenti che abbiamo nel corpo? Come puoi fare? È ovvio poi la dieta non funziona, la sostanza, la dieta, l'integratore, la meditazione, quello che facciamo non è mai sufficiente perché comandano questi due, sempre, in tutti i casi. Allora, quando questi due funzionano, cioè si uniscono, diciamo, il risultato del loro lavoro produce il metabolismo. E il metabolismo è la chiave finale, cioè è quello che decide in che direzione poi va la nostra salute. Ok? Quindi, se questi due sono in ottima salute, di conseguenza il metabolismo sarà cosiddetto alto. Che significa questo? Che se è alto, qualsiasi cosa noi consumiamo, no? Attraverso l'alimentazione, ma anche gli stress che stiamo sopportando, con un metabolismo molto elevato, brucia tutto.
trasforma tutto perché il motore è potente, la fiamma arde. Infatti il metabolismo, come riusciamo noi a capire che è buono dentro di noi? Facile, con due parametri che bisogna un po' collegarli correttamente, ma basicamente funziona così. Quando la tua temperatura corporea è almeno 36,6 gradi o su, fino ai 37, meglio 36,8 se possibile. E questo lo verifichi a riposo, disteso la mattina appena svegliato col termometro sotto le ascelle, ok? E poi anche l'altro parametro è la verifica dei battiti per minuto, la tua frequenza cardiaca che deve essere fra 80 e 85 battiti per minuto a riposo. Ok? Detto questo, rapidamente, attenzione, se voi volete verificare, potete farlo anche adesso se volete, il punto è che se è alta ci può essere un inganno lì, perché se è dovuto a stress, a cortisolo, adrenalina, eccetera, può essere elevata per stress e non per un sano metabolismo. Ok? Giusto ve lo dico, che ci sono delle cose da capire. Però la cosa importante qui è che il metabolismo ti porta a due vie, e c'è un incrocio, un bivio. Metabolismo alto significa calore, energia, vitalità, e quindi tu tutto quello che consumi lo bruci e produci energia pulita, senza residui tossici, senza processi infiammatori, senza accumulo di tossine nei vari organi del corpo, ok? Quindi non distruggi il collagene, l'invecchiamento si rallenta. E cosa vai? Vai verso la direzione della salute radiante. E questa è a livelli. Più potente il metabolismo, più radiante la salute, ok? Mentre se il metabolismo è debole, è basso, dovuto al disfunzionamento di queste due leve fondamentali, microbiota, mitocondri, il metabolismo basso cosa fa? Non riesce a ossidare tutti i nutrienti bene. Che succede? È come un po' come una macchina, sai quelle macchine che ci stai dietro e emanano un fumo dal tubo di scarico pesantissimo e puzzolente, perché non brucia bene la benzina. Questa è la stessa cosa che succede dentro di noi. Quando il metabolismo è basso o non sufficientemente alto, produce molti scarti, quindi infiammazione, intossicazione, calcoli nel fegato, irrigidimento, tensioni, c'è tutta una serie di problemi che portano ai nostri sintomi e alle malattie, che poi in ogni persona sono diverse a secondo della predisposizione genetica e alla psicosomatica che è legata un po' alle emozioni, che poi lo toccheremo brevemente. Ma quindi tutto il vostro potere di trasformazione è il metabolismo, ok? Che dipende da questi due fattori, va bene? Questa è la cosa principale e unica su cui ti devi focalizzare, ok? E adesso la domanda che dobbiamo porci è: questi due mitocondri e microbiota, da cosa dipende il loro benestare? Ci sono 8 punti su cui dobbiamo lavorare contemporaneamente per avere la massima spinta per arrivare a un metabolismo alto, ok? Se lavori solo su 1, 2, 3, 4, il risultato non è lo stesso. Ma con gli 8, ve lo dico per esperienza personale e con le persone che mi seguono, i risultati sono fantastici e non ci vogliono tanti mesi, ok? Soprattutto se li metti in pratica rapidamente, che è possibile. Allora, iniziamo con l'alimentazione. Di questo si parla di tutte le teorie possibili, no? Vegano, keto, vegetariano, onnivoro, carnivoro, fruttariano, c'è di tutto. Digiuni, di tutto c'è. Allora, per me, puoi mangiare la dieta che vuoi. Non è la dieta che è veramente quella che è importante. Il parametro più importante qual è? Metabolismo. Se tu mangi solo frutta tutto il giorno e questo è elevato e sei senza sintomi, nessuno, energia, forza muscolare, lucidità mentale, funziona tutto alla grande, non hai nessun tipo di costipazione, funziona perfetto tutto, puoi mangiare frutta tutta la vita secondo me, non è un problema. È questo che è quello che ti dice se la tua dieta che segui va bene o non va bene. È lì che diventa personalizzata un po' la dieta secondo le tue esigenze personali, stile di vita, la predisposizione genetica e tanti altri fattori, ma è questo che guida tutto, nient'altro, non le teorie, il guru, un medico, una scuola, no,
è il tuo metabolismo che comanda, sempre, ricordati, e con questi due grandi eserciti. Bene, allora che tipo di alimentazione dovremmo mangiare? Un'alimentazione biodisponibile, ovvero con alimenti che tu puoi assorbire il più possibile senza produrre infiammazione, quindi nessuna intolleranza alimentare, nessun gonfiore, nessun problema di annebbiamento mentale, nessun tipo di sintomo. Produci energia pulita, quindi devi scoprire quali sono e questo è facile da fare, è facile, ma non basta. Per arrivare a questa spinta massimale possibile nel più breve tempo possibile, dovresti anche mangiare non solo alimenti biodisponibili, ma anche pro-metabolici. Sono pochi gli alimenti veramente pro-metabolici e guarda caso sono quelli più demonizzati. Curiosità, no? Molto curioso. Allora, però con questi alimenti che nella maggioranza delle persone li possono tollerare, ti dà una spinta pazzesca. Ovviamente non è solo con l'alimentazione che si spinge questo, abbiamo altri 7 punti, ok? Però qui è una chiave fondamentale, perché se noi stiamo costantemente mangiando qualcosa, noi siamo convinti che va bene, ma i sintomi rimangono, ovviamente ci sono 8 punti, però l'alimentazione, se non abbiamo qui un gonfiore, se abbiamo problemi di corpo, se dormiamo male la notte, se ci fa delle reazioni strane, se siamo a sovrappeso, eccetera, c'è qualche problema qui. Allora, alimentazione. Perché deve essere biodisponibile? Perché se non lo assorbiamo, chi non le assorbe? Chi non le può utilizzare? Il microbiota, i microrganismi e i mitocondri non possono trasformare energia, non possono produrre energia se non hanno tutti i nutrienti disponibili. No? Quindi se noi mangiamo qui ogni giorno, mangio tante verdure, va bene, ma le stai assorbendo? Quanto? È sufficiente? E qui devi vedere, com'è il metabolismo? Ho dei sintomi qui quando mangio questo? O sintomi in generale li ho? Perché se li hai c'è qualcosa che non va al 100%. Ok? Poi, movimento fisico, attività fisica, altro punto importante. Perché? Col movimento fisico, soprattutto quello che io penso che reputo importante, che abbia efficacia, non è chiudersi in palestra, ok? È andare fuori. In natura. Perché in natura? Perché in natura ti metti in contatto con le energie della natura, che sono il sole, l'ossigeno, le piante emanano una certa armonia. Infatti quando noi andiamo a camminare per 1 ora, è vero o no che quando torniamo a casa siamo più rilassati, buon umore, abbiamo più energia, tutto fila più liscio, tutto più armonico? Perché noi siamo come delle antenne, assorbiamo informazioni, assorbiamo energia. Infatti chi ne beneficia? Anche il microbiota, perché riceve non solo più ossigeno, ma anche stimoli ambientali, informazioni ambientali, c'è un intercambio fra microrganismi, no? E anche ovviamente i mitocondri, perché ci esponiamo alla luce. E questo lo vedremo dopo meglio col sole, ok? Quindi si rigenerano anche i mitocondri. Con l'ossigenazione si produce più energia, va bene? Quindi fondamentale, passeggiate in natura. E ancora di meglio, se potete permettervelo, è attività fisica un po' più intensa. Non parlo di ciclismo 2 ore di fila, Ironman, palestra ogni giorno 2 ore. No, quelle poi sono anche degli eccessi che devi stare molto attento perché può essere controproducente e infiammatorio. Controproducente per questi 2 eserciti, va bene? Io parlo di camminate più rapide, un po' di jogging, un po' di ciclismo, un po' di palestra, ma non cose esagerate, che stimolano un po' di più cosa? La produzione di nuovi mitocondri. Con l'attività fisica si producono nuovi mitocondri. Perché è importante questo? Sì, sicuramente per il metabolismo, ma quando noi purtroppo invecchiamo, si riducono il numero di mitocondri. È per quello che i giovani in generale, fino ai 30 anni, diciamo così, hanno molta energia, non molti più che non a 50, 70, 80, no? Perché hanno più mitocondri. Ti do un esempio, giusto per capire cosa sono i mitocondri, così li sai riconoscere in te. Hai presente quando non sei allenato e fai fai 20 scale per andare a casa o da un amico, quello che è, e hai il fiatone? Quel fiatone è perché i mitocondri non sono in forma,
non riescono a produrre sufficiente energia di quanto tu ne hai bisogno e hai bisogno di allenarli, produrne di nuovi per poterlo poi fare, andare su per le scale a più facilità. È legato ai mitocondri, non solo, però è legato molto ai mitocondri. Per quello i giovani possono saltare, fare molte cose di più e quando arrivi a 70 hai l'energia minore, ok? Quindi movimento fisico fuori in natura fondamentale. Poi, parassiti. Allora, parassiti è una parola che si usa ormai, è sulla bocca di tutti, no? Però purtroppo io non sto riferendomi a quei parassiti dove uno pensa che, prendo un po' di aglio, mi faccio un trattamento col chiodi di garofano, con le noci di mallo, con un trattamento così generico, con le erbe parassitarie e li elimino. Va bene, aiuta, non dico che no, però esiste una categoria di parassiti che io li chiamo parassiti furtivi o microparassiti e questi parassiti sono molto, ma molto difficili da individuare con le analisi delle feci o del sangue. Difficilissimo, infatti escono quasi sempre falsi negativi. Lo potete verificare presso le varie cliniche, te lo dicono, ok? Soprattutto col sangue, perché poi quelli che trovano nell'intestino, qual è il problema? Che trovi quelli più freschi o quelli che vivono solo lì, ma questi entrano nei tessuti, entrano nel sangue, entrano nel DNA, modificano la espressione del DNA cellulare. È gravissimo questo. Come li becchi? Hai un gatto in casa? Hai un cane? Sei in contatto con molte persone? Viaggi molto? Mangi cose crude o semicrude? Siamo molto esposti, molto esposti. Quindi questo è poi importante perché i parassiti competono con le cellule per i nutrienti, quindi ci tolgono nutrienti, producono un sacco di detriti che sono molto infiammatori e questa infiammazione cosa fa? Alimenta batteri patogeni nel microbiota. Tutta questa infiammazione cosa fa? Non permette ai mitocondri di produrre energia pulita, ok? C'è come un cortocircuito, non ce la fa e quindi il corpo cosa deve fare? Deve utilizzare questa energia per combattere i parassiti. Ok? Per combattere le tue intolleranze, per combattere se tu non ti muovi sufficientemente. Quindi l'energia invece di portarti verso la salute radiante, tu la consumi per combattere questo, per rimanere con i sintomi e malattie. Ok? Esiste un'analisi specifica che ti posso dare questa informazione, ok? Te la posso passare, dove tu li becchi sempre al 100% questi tipi di parassiti che sono Bartonella, Babesia, Borrelia, famoso Lyme, Mycoplasma, Anaplasma, Hay fever e forse uno o ancora due. Ma i principali sono questi che gli ho menzionato e vanno assolutamente eliminati. E sono sempre, le dico già, sono sempre presenti chi soffre di stanchezza cronica, quasi matematico, è molto comune anche nelle varie malattie croniche, ok? Poi toccheremo questo discorso un attimino perché è molto importante per un altro discorso. Lascio le emozioni per la fine, ok? Andiamo sugli IMF. Cosa sono? Sono i campi elettromagnetici non nativi, significa innaturali, ok? Sono il wifi, quindi i campi dell'internet, no? Le torri wifi, sono molto dannose. Poi abbiamo ovviamente i cellulari, l'iPad, il portatile, ma non solo. Fa parte anche la televisione, tutti gli elettrodomestici della casa, il sistema elettrico della casa, tutto quello crea un'emanazione. E io prima vi ho detto una cosa, che noi come esseri umani siamo come delle antenne. Quando siamo in natura assorbiamo tutto quello con cui entriamo in contatto. Non è solo natura, ma vi è capitato quando siete con delle persone pesanti, no? Che sono negative, si lamentano molto, stai con loro un'ora o due, te ne vai a casa e hai o mal di testa, o mal di pancia, o mal alle spalle, ti senti pesante, non ti senti bene, perché assorbiamo nel bene e nel male. Per quello nel bene è importante andare in natura più spesso possibile. Comunque, tornando all'IMF, la stessa cosa succede con le frequenze elettromagnetiche. Le assorbiamo. Sì o sì, non puoi dire non lo voglio assorbire, non ci penso e non mi fanno male. No, è una cosa che siamo fatti così, siamo delle antenne perché siamo così siamo connessi con l'universo in questa maniera. Comunque, il punto è che tu ti carichi di questo ogni giorno. Immagina seduto al computer ore e ore o cellulare vicino a un'antenna, sei in città, 1000 router intorno a te, in un bar. Questo si carica nel corpo, è molto infiammatorio. Questo disturba moltissimo la membrana
mitocondriale, la produzione di energia, cioè rompe la coerenza elettrica del corpo, ok? Disturba molto anche i mitocondri. Io mi ricordo quando ai tempi che io non sapevo questo e questo si accumula nel corpo, stavo ore sul computer, ero sempre più pieno di ansia. Non capivo perché, pensavo fosse una cosa mentale, non era mentale, neanche emozionale, era questo. E quando mi sono liberato di questo, io oggi posso stare 10 ore sul computer, non sento niente, armonia e dormo come un bambino la notte, pazzesco. Però devi conoscere questo e per proteggerti è molto facile, molto economico, devi almeno usare una pietra shungite, una pietra nera, che è secondo me quella che è più studiata scientificamente, e il tipo 2 è quello che consiglio, ok? È più grande, più potente e resistente. Comunque questo da proteggerci e soprattutto quando? La notte, quando dormiamo, perché la notte se no non possiamo attivare i processi di rigenerazione, li blocca, li limita. Quindi spegni il router la sera, non lasciare il cellulare sul comodino, cose del genere. C'è una lista di cose da fare, ok? Quindi IMF è molto importante. Poi da qui andiamo al grounding adesso. Il grounding, o lo chiamano anche earthing, significa la capacità del corpo di scaricare tutto quello che accumula degli IMF. Secondo te, come li scarica? Correndo in bosco, guardando il sole, facendosi la doccia? Qual è? Purtroppo è una bella fregatura questa, perché purtroppo non è facile farlo. È molto facile quando lo fai, è rapido, è efficace, però trovare il modo di farlo oggi è difficile. Perché? Perché l'unico modo per farlo è attraverso i piedi scalzi in contatto diretto con la terra. Deve essere terra, o prato, o spiaggia, o quello che è, ma non piastrelle, perché se scalzo in casa non vale niente. Deve essere in contatto con la terra, e questo per scaricare 10 ore al giorno di frequenze nocive, scaricare solo 20 minuti camminando sulla terra ogni giorno è già buono, è già qualcosa, ma non è facile per tutti. Poi immagina d'inverno, con la pioggia, come fai? È un problema, ok? Qui la soluzione fortunatamente è anche molto facile e economica, perché si compra un tappetino piccolino così, che tu metti nella presa dell'elettricità che ce l'ha messa a terra, no? E tu metti i piedi sopra, scalzi, e stai sul computer o in tuo ufficio, o la sera guardi TV, metti sul divano, oppure, quello che anche faccio io, lo metti sul letto, sto mostrando lì la mia camera da letto, lo metti sul letto all'altezza dei polpacci, così anche la notte scarichi. Okay, quindi sei protetto con la shungite e la notte scarichi, fantastico, ti cambia la vita. L'infiammazione proprio si abbassa tantissimo. Perché? Perché i due piedi nostri sono come le due prese di elettricità che si mette in terra. Si mette a terra e cosa succede? Che c'è un intercambio di elettroni. La Terra ha molti elettroni negativi e questo permette al nostro corpo di scaricare, quindi c'è una riduzione del carico infiammatorio impressionante, c'è un miglioramento della coerenza elettrica naturale del corpo. Quindi immagina che se noi siamo in contatto con la Terra è come se la nostra bioelettricità ne trae beneficio, ok? Naturalmente. Quindi molto importante. Poi andiamo a vedere luce blu artificiale. Questa è la luce che emana dai nostri aggeggi tecnologici, quindi cellulari, iPad, portatili, ma anche televisione, anche i LED se li abbiamo installati in casa o in ufficio, no? O centri commerciali, tanti posti che andiamo spesso. Che succede? Che i nostri occhi non sono stati tarati per questa quantità di luce blu, che è la luce che ci mantiene svegli. Quindi la luce altera il nostro ritmo circadiano, che è il nostro orologio biologico interno, che è quello che fa decidere dentro di noi, governa la produzione ormonale, corretta o no, nei tempi giusti, perché se non lo fai nei tempi giusti è un disastro. Perché dico questo? Perché se la sera, che il sole ha un po' di luce blu, ma non tanta come questa tecnologia, quindi la sera arriva il buio, no? In teoria il corpo dovrebbe dire, visto che non gli arriva la luce solare più, dice ok ragazzi, lo dice al fegato, lo dice all'intestino, è arrivato il momento che adesso andiamo a dormire preparati per rigenerarvi. Cosa facciamo noi? La televisione, pam, luce blu.
E adesso entra un messaggio negli occhi e il cervello dice, orca, ma come? È giorno allora. E il microbiota, che ha anche un orologio biologico interno che è connesso direttamente col cervello, non capisce più niente. Com'è possibile? Non stava arrivando la notte, adesso mi dici che è giorno. E noi cosa facciamo? Prendiamo la melatonina. Qual è il senso? Siamo fuori natura, non siamo coerenti con la verità biologica dentro di noi, che questa mappa della salute vera te lo sta mostrando, ok? Quindi la luce blu cosa fa? Quando è in grandi quantità, praticamente sfasa completamente il ritmo circadiano, quindi altera sia la segnalazione del microbiota, altera il nostro metabolismo completamente, limita la produzione di energia pulita dei mitocondri, alterando la produzione ormonale abbiamo un aumento della sensibilità dell'insulina, quindi è un grande promotore del diabete, per esempio, anche dell'aumento di peso, quindi di conseguenza è devastante, produce invecchiamento, è molto ossidante. Quindi questo dobbiamo noi, insieme con l'IMF, risolverlo. Come? Col grounding, l'IMF con la shungite, e questo molto facile, anche abbastanza economico, con degli occhiali blu bloccanti, ovvero quelli che usi la sera per bloccare la luce blu, e sono con quelle con le lenti rosse, e devi usarle minimo 2 ore prima di andare a dormire per avere un effetto buono, o anche 3 ore ancora meglio, va bene? Quindi questo, ecco, anche risolto, non è difficile. Poi il sole, perché il sole è così importante? Perché il nostro nutrimento biologico non è solo il cibo e l'acqua, e non sono i più importanti. Il più importante nutrimento è la luce solare. Perché pensate che se domani il sole non c'è più, la vita finisce? Tutto dipende dal sole. È il sole che porta vita alla terra, vita al mare, vita a noi. E la luce è tutto. Infatti il cibo che noi mangiamo, se non è troppo processato, è luce condensata. Quindi la nostra capacità di assorbire quella informazione di luce, l'informazione energetica che è nel cibo, da cosa dipende? Ma certo da questi due, che hanno le microantenne e sono sensibili alla luce. Quindi sono sensibili a questi qua NF che hanno una frequenza completamente opposta e distruttiva rispetto alla luce solare. Ok? Quindi se noi ci esponiamo la nostra pelle, ai nostri occhi alla luce ogni giorno, quindi già col movimento fisico, in natura, ecco che già facciamo le due cose un po' insieme, ma qui dobbiamo anche proprio esporre la pelle come d'estate, abbiamo benefici sulla circolazione, sulla disintossicazione, sulla produzione non solo di vitamina D, ma abbiamo anche produzione di tanti altri ormoni, melatonina, serotonina, eccetera. Questo sole è praticamente l'antidoto alla luce blu, ma non solo, nutre moltissimo i mitocondri, l'energia per ricaricarli molto dipende da quanto siamo in contatto col sole. Quindi se siamo chiusi tutto il giorno in un ufficio quasi al buio, senza un contatto diretto col sole, che non vale il contatto attraverso la finestra, deve essere diretto, ok? Quindi questo è importantissimo, il sole. E come vedi ci sono tanti aspetti che influenzano cosa? Tutti insieme influenzano questi due. Tutti questi sono come dei mini motori che accendono i due grossi, che poi arriva la fiamma potente, arriva sopra, e poi appunto da qui si capisce, secondo il metabolismo, in che direzione andiamo. Direzione sintomi, direzione salute radiante, e poi a livelli sempre più alti. Allora, il punto è che non possiamo lavorare solo su 1 o 2 o 3 di questi pezzi. Possiamo, infatti spesso la gente si focalizza su alimenti e movimento, ma i risultati sono limitati. E capisci adesso perché hai provato tante cose ma non hai messo in conto questo? Hai messo in conto tutto questo? Sospetto di no. È per questo che non puoi eliminare i tuoi sintomi, perché non stai guardando, stai seguendo la vera mappa della salute, che è questa. E non abbiamo finito. Emozioni, fondamentale. Perché? Le emozioni, quando sono trattenute, quindi represse, creano tensione fisica.
E questa si accumula negli anni, soprattutto negli anni dell'infanzia, moltissimo per motivi di quelle condizioni che erano per noi difficili o stressanti. Quindi pur di avere amore, approvazione, sicurezza, eccetera, abbiamo represso e questo ci ha fatto costruire un certo tipo di carattere e oggi siamo più o meno funzionali con queste cose dentro che sono rimaste represse e hanno un ruolo attivo costante, non sono passive. Quindi producono stress, ansia. Hai mai ansia? Ti senti mai insicuro? Ti senti mai con il senso di colpa? Eccetera? Rabbie fuori controllo? È questo. Le emozioni incidono sul microbiota, producono adrenalina, cortisolo, noradrenalina e questi stress, questi ormoni, cosa alimentano? Nuovamente i batteri patogeni, il microbiota, quindi quei 39.000 milioni di microrganismi lavorano contro di te e non con te, perché c'è una predominanza di quelli patogeni, non di quelli benefici, ok? Quindi emozioni da lasciare andare, mitocondri uguale. Non permette ai mitocondri sempre di produrre sufficiente energia per tutto il funzionamento del corpo. Perché? Perché noi per mantenere queste emozioni represse dobbiamo usare energia. Dobbiamo usare l'energia da qua, che invece di andare qui per potenziare il metabolismo, dove va? Per gestire questi 8 punti che noi non stiamo gestendo contemporaneamente. Ecco perché dico, se lasciamo aperti 2 o 3 punti, abbiamo delle perdite di energia. Non possiamo pensare che se noi lavoriamo su tutti questi 8 punti, questi 2 saranno super sani, potenti e quindi il metabolismo sarà alto. È assurdo. Quindi mi capite che qui dobbiamo imparare a lasciare andare come facevamo spontaneamente da bambini. Bisogna ricordare come si fa, ok? Ed è molto facile da fare, ok? Adesso, per concludere, non mi sono presentato, mi chiamo Elias Vaupatic, sono naturopata e sono il manager del sito holosalud.com. E cosa ti posso offrire dopo averti condiviso questa mappa preziosissima? Ti posso offrire varie opzioni adesso. Se ti interessa seguire e verificare quello che ti ho detto, che questa cosa straverificata, almeno nell'insieme, e questa è una creazione che ci ho messo 20 anni per fare, ma se vuoi verificare sulla tua pelle, ci sono vari modi. Uno, ho creato un corso online che tu paghi una volta e poi stai con i tuoi tempi online, guardi con calma, ci sono 44-45 lezioni con piccoli passaggi di parte pratiche e tu potenzi molto di più ogni tipo di questi 8 punti. Li andiamo a potenziare perché ti darò molte più informazioni su tutti i tipi di BMF, sul sole, come usufruire di tutte queste, come eliminare i parassiti correttamente, tutte queste cose qua le ricevi qui. Quindi potenzierai molto di più i 2 eserciti nostri e quindi ovviamente il metabolismo. Questa è un'opzione. L'altra opzione è, visto che nel corso io parlo delle emozioni ma non posso insegnartele, devo essere lì fisicamente con te, almeno in video, no? Quindi ho creato una comunità online per un prezzo accessibile a tutti, dove tu accedi a un gruppo di persone che lavorano su tutti questi punti. Tutti sanno che questo è il lavoro da fare e quindi si condividono ostacoli, domande, dubbi e io sto rispondendo e ognuno poi apporta qualcosa e si impara molto di più, ma soprattutto c'è una live mensile dove sono io e lì ti insegno a lasciare andare. E la cosa bella è che lasci andare senza condividere nulla di intimo, nulla della tua vita privata. Non serve parlare dei tuoi genitori, del tuo passato, del tuo lavoro, della tua fidanzata, niente. Semplicemente io ti chiederò cosa senti adesso e tu puoi dirmi tristezza, tremore, un blocco, paura, quello che è. E da lì ti mostro come lasciare andare, ti guido io, basta. Ok? E questo si fa in gruppo con le varie persone. E quindi ogni volta che lasciamo andare un'energia bloccata, la lasci andare per sempre. Quello che si lascia andare per sempre. E quell'energia lì, invece di consumare l'energia per questi 2, quindi il metabolismo, la liberi, la condividi qui e potenzi la tua salute.
ti avvicini sempre di più qua, per cui le emozioni sono fondamentali. E li ho messi qui nella comunità, dove puoi anche chiedere a me direttamente le domande, offro anche consulenze private, se sono cose più personali che vuoi parlare con me, c'è anche questa possibilità, articoli, aggiornamenti sulla salute costante, ci sono tante cose, sconti su certi integratori, perché sappiate che per il microbiota, io integratori non sono la persona che ti vuole dare 10 integratori, bla bla. Integratori per me sono solo per proteggere e per aumentare ancora di più il tuo benessere, non per compensare o correggere. A meno che sia una cosa grave, una mancanza grave, allora per un tempo per recuperare, ma in generale ci sono solo integratori per potenziare e proteggere, secondo me, per arrivare a questo punto e mantenersi in un metabolismo alto. E qui c'è uno molto importante per il microbiota, poco conosciuto, e qui c'è uno poco conosciuto per attivare i mitocondri. Comunque, dicevo, corso, comunità, puoi anche stare in tutti e due, che è la cosa migliore, ma se non vuoi tutto questo, perché magari è un po' troppo per te o non sei interessato, io posso offrirti una cosa più semplice. Ti posso offrire tutta questa conoscenza in maniera pratica, un documento PDF di 20-30 pagine che lo leggi in 20 minuti, mezz'ora massimo, e sai cosa fare in ogni di questi 7 punti, perché le emozioni non posso insegnartelo, ma magari per te non è importante, così saprai già come potenziare i mitocondri, le microbiote e il metabolismo. Ovviamente non è comparabile con il corso, ma almeno per 17 euro, per soli 17 euro, avrai già tanti strumenti e conoscenze basiche che puoi applicare in 7 giorni e vedere, sperimentare sulla tua pelle la differenza. Ok? Grazie per l'ascolto e spero di vederti nella comunità online della salute istintiva e vera.